Eccoci con la nuova CHR seconda generazione 2024. Adesso la scopriamo insieme sul Terzo Garage. Eccoci qui sulla nuova CHR, l'avevamo già presentata nelle riprese statiche e qui vi lascio il link al video. Abbiamo un'auto che sicuramente subito fa capire la qualità di cui è fatta. Abbiamo materiali morbidi sulla plancia, una plancia ampia, qui una bella mensola in cui riporre tutti gli oggetti e anche sulle portiere ci sono rivestimenti che fanno capire la cura ai dettagli che è stata posta nel realizzare quest'auto. Grazie alla concessionaria Fuji Auto di Bra per aver prestato questa nuova CHR a Terzo Garage. La versione che stiamo guidando noi è il 1800 Full Hybrid da 140 cavalli. Qui c'è un motore benzina 1800 che sviluppa una potenza di 98 cavalli da solo, abbinato a un elettrico da 95 cavalli. La potenza combinata appunto è 140 cavalli. Adesso io sono in posizione piuttosto rialzata, qui abbiamo, questo è l'allestimento lounge, uno dei più ricchi praticamente, e abbiamo la possibilità di andare a modificare le impostazioni della guida, diciamo del posto guida, con i comandi elettrici. Io adesso mi sono un po' abbassato perché effettivamente ero un po' troppo in alto. In ogni caso, anche abbassandomi non ho problemi come visibilità, il parabrezza è molto ampio, il display dell'infotainment da 12 pollice 3 è a sbalzo ma non ruba assolutamente visibilità. Toyota ha lavorato bene sull'insonorizzazione, infatti all'interno dell'abitacolo si sente poco il motore, anche se questo 1800, siccome qui abbiamo un cambio ECVT, quindi a variazione continua, ogni tanto il 1800 quando si chiede di spingere un po', come in questi tratti magari in salita, fa sentire la sua voce. I consumi. Il sistema Toyota si rivela uno dei più efficienti. Qui abbiamo una macchina che fa tranquillamente i 20 km al litro, benzina, ovviamente full hybrid. Abbiamo questo tratto un po' in salita, se io chiamo il motore si fa sentire, però la risposta è tutto sommato veloce, ci si diverte insomma, e anche quando si va un po' a esagerare nelle curve. Adesso avevamo un'altra auto che stava arrivando, i 140 cavalli si sentono e la macchina non ha un eccessivo rollio, anche quando poi si dovesse andare a frenare. Diciamo che c'è da divertirsi, già pur questa non essendo un'auto espressamente sportiva. Merito, secondo me, di un buon assetto delle sospensioni, che dà l'idea di un'auto ben piantata a terra. E devo dire che anche l'ECVT è abbastanza pronto, quando io vado a chiamare l'auto per cercare di farla scattare nel più breve tempo possibile. Con l'allestimento lounge abbiamo di serie il cruise control adattivo e altri ADAS, tra cui appunto una telecamera 360, il centraggio di corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e anche, perché questa è un'imposizione di legge, la segnalazione del superamento del limite di velocità, con un avviso acustico che qui però è stato tarato bene, con una segnalazione acustica non così invasiva, quindi di volume abbastanza basso, perché altrimenti, come dire, darebbe un po' fastidio, perché capiterebbe praticamente sempre. Qui abbiamo anche
l'avviso nel caso in cui noi dovessimo uscire da un incrocio cieco, diciamo, dell'arrivo di veicoli dai lati. Se noi dovessimo andare ad accelerare, la macchina ce lo impedirebbe, un po' come una specie di frenata automatica predittiva, mettiamola così. Lo stesso vale per la retromarcia. Il comfort di guida è buono, i sedili sono contenitivi il giusto, di un buon materiale, davvero ci si sente subito a proprio agio, anche con la triangolazione volante, schienale, sedile e pedaliera. Secondo me è stata, come dire, trovata la giusta combinazione. Due parole sullo sterzo. Il volante mi piace, non è troppo grande la corona, un po' affollato di tasti, ma questo consente di avere sotto mano tutte le regolazioni che servono. Comunicativo, mi piace, non è neanche troppo vuoto al centro, quindi è divertente. Abbiamo anche la possibilità di andare a cambiare le modalità di guida. Adesso eravamo in eco, mettiamo normal, possiamo andare in sport. Proviamo a premere il 1800, ci dà secco e anche insieme il motore elettrico, e noi raggiungiamo una velocità discreta in poco tempo perché la macchina scatta. Tra le tante impostazioni abbiamo anche quella per il veicolo, in realtà, sulla personalizzazione dell'illuminazione d'ambiente, i LED che ci sono lungo le portiere. Andiamo a scegliere tema, possiamo scegliere 64 colori in realtà, perché possiamo fare una combinazione, scusate, custom. Al momento ce l'abbiamo rosso, proviamo a mettere viola e lungo le portiere noi avremo i LED d'ambiente, vedete che diventano viola. Se io adesso faccio magenta, vedete cambia colore, turchese, eccetera, proprio un po' per divertirmi. Qui abbiamo anche una plancetta esclusivamente dedicata ai comandi per il climatizzatore, che è un automatico bizzone, e abbiamo anche i sedili riscaldabili che possono essere comandati distintamente, quello per il guidatore e quello per il passeggero. Con il tasto View noi abbiamo la possibilità di verificare che cosa ci sia intorno all'auto prima di partire. Vedete, prima le telecamere sono 4, l'abbiamo già detto, come dire, fanno tutto il giro della macchina, ma possiamo anche cambiare il punto di vista andando a premere qui e vediamo la sagoma intera della macchina, tra l'altro con tutto ciò che c'è intorno. In questo caso noi abbiamo un muro dietro la parte posteriore che a 360 gradi ci mostra che cosa ci sia intorno all'auto. È abbastanza scenografico, io direi. Tra le videate disponibili dell'infotainment abbiamo anche questo che ci fa capire come stia lavorando il sistema per la distribuzione dell'energia dalla batteria alle ruote o viceversa. Se io adesso spingo, in realtà l'energia dalla batteria va alla trazione, ok? Perché il motore elettrico aiuta il termico. Se poi io vado a frenare, vedete, in questo caso la batteria recupera energia. Purtroppo non ho potuto mostrarvelo, ma con questa CHR in questo allestimento addirittura si può parcheggiare e tirar fuori l'auto da un parcheggio utilizzando il telefono con l'applicazione Toyota. Apriamo il baule, qui abbiamo l'apertura servo assistita e la capacità di 388 litri con uno scalino qui per il carico, però
tanto spazio a bordo, 388 litri che diventano 362 sulla 2000 e poi scendono a 310 litri sulla plug-in hybrid. Il prezzo. Il listino, senza considerare eventuali promozioni, incentivi, finanziamenti e sconti, parte da 35.700 euro. E con questa nuova Toyota CHR è tutto, vi ringrazio per aver guardato il video, spero vi sia piaciuto, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima, buoni chilometri a tutti, ciao!